Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Bene, oggi sono qua immerso nella natura per parlarvi di un fungo molto interessante. Parliamo di una bolletacea che sicuramente per i poco esperti viene guardata distorto perché assomiglia a un porcino, poi alla fine ci rendiamo conto che non è lui e quindi rimaniamo poi male. Ma quelli un pochino più esperti lo raccolgono e chiaramente ne potranno assaporare le sue grandi qualità. Ora vi parlerò del Lecinum aranciatum. Seguitemi. Cari amici, vi faccio vedere qua adesso in questo aperto qua un esemplare di Lecinum aranciatum. Eccolo qua. Come potete vedere l'aspetto è, essendo una bolletacea, quello di un porcino. Se noi poi lo andiamo a staccare ci rendiamo conto che sotto l'imenoforo, quindi la parte quella riproduttiva, è a tuboli, quindi come un porcino essendo una bolletacea, e il gambo a forma di clava come tutte le bolletacee, però presenta queste verruche. Queste verruche sono chiaramente su tutta la superficie del gambo. La caratteristica del fungo, che viene chiamata aranciatum proprio per questo colore arancio, fa parte dei lecini. La famiglia dei lecini chiaramente è composta da più specie. Ora vi descrivo il fungo. Ecco qui c'è un altro. Ecco qui. Bellissimo. Guardate che colore che ha questo fungo qua. Chiaramente il colore così arancio rimane molto più acceso nei momenti in cui c'è stata una pioggia o c'è parecchia umidità, e quindi prende questo colore qua, se no tende un pochino a sbiadire, a diventare molto più pallido. Se noi tagliamo il gambo potremo notare che rispetto agli altri lecini vira, ma molto lentamente, poi pochissimo. Questo è un fungo che è eccezionale. Io di solito elimino il gambo, dopodiché utilizzo il cappello, lo posso essiccare oppure posso farci anche degli ottimi risotti o dei piatti, dei secondi piatti. Insomma, è un fungo che ha un buon sapore, un sapore dolciastro, quindi si presta molto in cucina per parecchie pietanze. Ma come possiamo vedere, in mezzo alla vegetazione c'è un altro bellissimo, anzi due, Lecinum aranciatum. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Bellissimo, fantastico.
bellissimo esemplare di Aranciatum. Come possiamo vedere, la vegetazione, nonostante in giro ci siano dei faggi, sono betulle con il sottofondo di mirtilli. Ecco, ne riesco a scorgere altri due che sono bellissimi. Guardate che coppia, guardate che coppia, fantastica, fantastica. Stacchiamo. Hanno questo gambo molto lungo. Dovete sapere che questo fungo non solo viene chiamato Lecinum aranciatum, ma anche Lecinum rufus. Quando andiamo a cercare questo fungo, chiaramente bisogna che facciamo molta attenzione nel momento in cui ne incontriamo uno. Perché questo? Perché normalmente nella nostra ricerca, quando ne abbiamo trovato uno, è facile che nelle immediate vicinanze ne troviate altri, perché è un fungo gregario. Ora ve ne mostro uno di nuovo qua. Guardate che meraviglia, con questo colore fantastico, guardate qui. Guardate che meraviglia, guardate. Ragazzi, è veramente stupendo, guardate che bello esemplare. Questo fungo qui, rispetto ai suoi fratelli lecini, dovete sapere che rispetto agli altri questo al taglio tende a ingrigire, soprattutto in essiccazione, mentre i loro fratelli tendono a diventare neri, cioè scuri. Non per questo non vuol dire che comunque il fungo non sia commestibile, anche quelli scuri sono ottimi da mangiare, però questo qui rimane un pochino più gradevole proprio per il suo colore, che non è proprio nero nero che può spaventare, ma è grigio. Ancora ci godiamo questo fantastico esemplare e andiamo avanti e vi dico ancora qualcosina. Un altro, questo è un pochino più maturo, se lo odorate ha un odore pressoché fungino, molto sottile e ha un gusto molto gradevole, credetemi. Allora, un'altra particolarità di questo fungo, più che particolarità, un piccolo consiglio per chi deve andarlo a ricercare, è quello che dovremmo andarlo a cercare in boschi di pioppo, se possibile, dove lì, diciamo, è uno dei luoghi a lui preferiti. Considerate che è presente su tutto l'Appennino in tardo autunno, mentre sulle Alpi a un tot di altitudine chiaramente finisce, sparisce verso la fine d'agosto, primi di settembre al massimo. Ora vi faccio vedere un altro bel esemplare, ve lo mostro. Guardate qui che cipollone. Mamma mia, un ombrello. È un ombrello. Qui c'è una sbeccatura, vedete? Sono piccole morsicate di un piccolo roditore o di una lumaca anche. Guardate qui che roba, che ombrellone, spettacolo. Questo qui lo potremo comunque, ragazzi, consumare come i porcini, nella identica maniera. Potremo fare delle ottime scaloppine, li potremo fare impanati e fritti, alcuni sugli esemplari più giovani vengono fatti anche sott'olio. Insomma, si presta molto in cucina come fungo, credetemi.
dovete solo che provarlo. Ragazzi, questo è un padellone, vedete? Può raggiungere anche notevoli dimensioni, un po' come tutte le bolettacee. Questo invece è bello. Vediamo, guardate qui ci sono due piccoli esemplari. Guardate, bellissimi. E guardate qui che bella famiglia. Wow, guardate quanti piccolini, vedete? Quando sono allo stadio, diciamo, di piccolo funghetto, sono proprio come i nostri bei porcini. Allora, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video dove vi ho elencato e descritto un fungo abbastanza comune, che però noto che molte volte lo scalciate e lo spaccate. È un peccato perché veramente è un fungo edule, quindi commestibilissimo. Evitate di spaccare i funghi chiaramente quando non li conoscete, perché magari qualcuno sul vostro cammino potrebbe raccoglierli o qualche animale se ne potrebbe nutrire, quindi perché doverli rompere e distruggere, ok? Oggi abbiamo parlato del Leccinum aranciatum e spero di avervi dato qualche piccola delucidazione per poterlo riconoscere, quindi spero che vi sia piaciuto, con l'augurio di potervi mostrare altri video chiaramente di altre specie, non solamente dei porcini, quindi volevo parlare un pochino, diciamo, di parecchi funghi che sono presenti nel territorio italiano, quindi dare modo comunque alle persone di riconoscere i funghi. Chiaramente quando raccogliete i funghi, mi raccomando, portateli alla ASL di zona e fateli controllare, perché chiaramente non fidatevi magari dall'amico o di fare un paragone magari dal video che avete visto a quello che avete trovato, perché comunque ricordatevi che con i funghi non si scherza e c'è la possibilità che se uno fa un errore una volta non lo potrà mai più rifare. Ok, io vi mostro adesso i nostri leccini che abbiamo raccolto, sperando di trovarne molti altri, e questo è un augurio che faccio a tutti voi. Vi saluto tutti quanti, un saluto dal mondo di Fungamagia, ciao da Macinator e mi raccomando iscrivetevi.